Ciao amici, oggi faremo un video più breve, diciamo una comparazione tra quattro strumenti, 4 rosmetri, wattmetri, anzi in realtà sono 3 wattmetri, un Telewave, un Proxel ad aghi incrociati, nello specifico è il modello AV-CN600 che misura da 1.8 MHz a 525 MHz e un simil Daiwa SX1000. Ok, allora anche questo che misura da 1.8 a 1.300. E poi abbiamo il nostro CX300Com Expert della VIAV, il nostro test set, diciamo, come riferimento. Questo è calibrato, quindi quello che legge dovrebbe essere una lettura più che corretta, insomma. Paragoneremo quindi il valore che rileva di potenza lo strumento con i 3 wattmetri in prova qui che abbiamo, giusto per fare una comparazione di lettura, che errori ci sono quando si fa una misura di potenza con vari wattmetri commerciali più o meno costosi, insomma. Abbiamo collegato al nostro, come sorgente, diciamo come trasmettitore, il nostro Baofeng UV5 R, la versione è quella da 8 watt, che poi 8 watt non sono, comunque un po' più di 5 watt, con il codino cavo coassiale che va direttamente adesso dentro allo strumento, e facciamo la prima prova, vediamo quanto segna. Siamo a 145 MHz, quindi siamo a 145 MHz di lettura sullo strumento. In alta potenza, premendo il PTT, otteniamo 5.6 watt, 5.5, la batteria più o meno carica, 5.5 watt. Ok, adesso stacchiamo il connettore dal nostro test set e lo inseriamo nei vari strumenti. Proviamo prima, quindi utilizzando lo stesso cavo, tutto uguale, per non introdurre errori vari. Lo inseriamo prima, con il Telewave. Ok, con il Telewave abbiamo collegato ovviamente un carico fittizio al wattmetro. Se premiamo il PTT ci segnala, va oltre il fondo scala dei 5 watt, mettiamo la scala da 15 e ci segnala correttamente 5.5. 5.5. Facciamo anche la prova in UHF. Adesso la facciamo a 430. Ok, ci segnala 4 watt, e 25 circa, 4.25. ok, quindi la lettura in VHF corrisponde a quella dello strumento, e in 4 watt abbiamo 4.2. Proviamo con lo strumento che non abbiamo provato prima in UHF. Ok, a 430, se ci mettiamo in ricezione a 430 e trasmettiamo con il Baofeng, giusto, 4.2 watt, uguale al Telewave. Proviamo gli altri due. Proviamo con il Proxel.
carico fittizio sempre sulla porta antenna. Con il Proxel abbiamo, premendo il PTT, aspetta che qui non funziona, giusto perché sono nella porta VHF, quindi devo provare in VHF prima. Ok, ecco, ci segnala 5 watt, un po' più di 5 watt. Ok, dovevano essere 5,5, va bene. Proviamo in UHF. Per andare in UHF su questo apparato dobbiamo spostarci nel secondo connettore, quello che fa da 140 a 525. Ok, scade tutto. Ok, andiamo in 430 e ci segna 5 watt, quindi è leggermente abbondante perché lo strumento e il telewave segnavano 4.2. ok, quindi un po' di errore in lettura su questo Proxel in UHF ce l'abbiamo. Proviamo con il simil Daiwa. Allora, proviamo prima in UHF, tanto che siamo qua. Ok, abbiamo in UHF watt e mezzo, leggermente abbondante ma di poco. Proviamo in VHF. Questo ha i connettori PL, quindi devo mettere l'adattatore. Ok, carico e trasmettitore. Siamo in VHF 145.00, prendiamo il PTT e segna oltre 5 watt. È giusto che sia perché erano 5,5 sullo strumento. Proviamo sulla scala da 20. Sì, direi che 5,5 ci sono, quindi è preciso. Questo è relativamente preciso, leggermente fuori, abbondante in UHF ma preciso. Bene, se il video vi è piaciuto, amici, vi ricordo di mettere un like e soprattutto di iscrivervi al canale, che è gratuito. Ciao, al prossimo video.